Ciao e benvenuta o benvenuto sul nostro canale. Sono Francesca di Classe Italiana. Oggi ti accolgo nella mia cucina e ti svelo una delle mie passioni. Mi piace cucinare, mi piace sperimentare ricette nuove e soprattutto assaggiare cibi, piatti nuovi, anche stranieri. La cucina italiana, il cibo italiano sono argomenti che interessano molti studenti che studiano la nostra lingua e ho pensato di fare un video sul lessico che usiamo in cucina. Così la prossima volta che vorrai sperimentare una ricetta italiana non devi più tradurre, ma saprai sicuramente il significato di queste espressioni. Ma anche se non vuoi sperimentare le ricette italiane, comunque guarda il mio video perché comunque è utile imparare nuove parole. E poi forse potresti usarle se vieni in Italia, magari se fai la spesa o se vai al ristorante. E allora, oggi vediamo insieme quelle espressioni che noi usiamo per esprimere le quantità degli ingredienti del cibo, ma non le quantità espresse con le misure di grandezza come grammi, etti o chili. No, ma quelle espressioni che indicano delle piccole quantità. Cominciamo da una abbreviazione che spesso compare nelle ricette, nel testo. Hai mai visto la sigla QB? Sai cosa significa? Significa quanto basta. Spesso si usa per la farina, per il sale, il pepe, l'olio, quando non c'è una quantità precisa, ma dobbiamo regolarci ad occhio. Iniziamo allora con le espressioni delle quantità. Abbiamo detto quelle espressioni che indicano delle quantità non precise, non misurate, ok? E allora iniziamo. Per esempio, questo è un pizzico di sale, un pizzico di pepe, per esempio, quindi indica una piccolissima quantità. Questo è un pugno di sale grosso. Posso anche dire una manciata, per esempio una manciata di riso. Questo è zucchero a velo e questa è una spolverata di zucchero a velo o una spolverata di farina, per esempio sulla pizza. Questo è il burro. Guardate questa quantità. Questa si può dire una noce di burro. Indica la grandezza di una noce. Passiamo ai liquidi. Per esempio, un goccio di caffè. L'espressione goccio ci ricorda la parola goccia, ma goccio è al maschile singolare e indica appunto una piccolissima quantità. L'olio extravergine di oliva, per esempio. Spesso nelle ricette potete trovare la sigla EVO, extravergine d'oliva. E per esempio, questo è un filo d'olio. Si indica spesso per i liquidi proprio perché hanno questa forma del filo quando noi lo versiamo sul nostro cibo. Poi prendiamo il limone. Per esempio, questa potrebbe essere una spruzzata di limone. Vedete? Scende a gocce e allora spruzzare si usa per i liquidi che poi possono prendere la forma di piccole gocce, di goccioline. Sempre per i liquidi, per esempio in un bicchiere, se non diamo una quantità precisa, possiamo usare le mani, possiamo dire un dito o 2 dita di acqua. Quindi usiamo le dita, lo mettiamo sul fondo del bicchiere, queste sono 2 dita di acqua. Ovviamente poi usiamo sempre anche un cucchiaino
Per esempio, questo è un cucchiaino da tè, un cucchiaino grande, ma c'è anche un cucchiaino da caffè o un cucchiaio. Anche questi ci danno un po' la quantità degli ingredienti. Poi esiste la parola molto usata un pezzo, un pezzetto, un pezzo di formaggio, oppure una fetta di prosciutto o una fetta di pane. Una fetta viene dal verbo affettare, che significa tagliare a fette. Passiamo alla frutta e alla verdura. Per esempio, si può dire uno spicchio d'aglio. Uno spicchio, la parte più piccola dell'aglio. Lo spicchio lo uso pure quando parlo degli agrumi, uno spicchio di limone, uno spicchio di mandarino, uno spicchio di arancia. Questo è un gambo di sedano oppure una costa di sedano. Se andate a fare spesa al mercato potete chiedere in questo modo. Oppure per le erbe aromatiche diciamo un ciuffo di prezzemolo o un mazzetto di prezzemolo o di basilico. Bene, adesso conosci le espressioni che noi usiamo nelle ricette in italiano, le espressioni per esprimere piccole quantità. Bene, allora fammi sapere se cucini qualche volta delle ricette italiane e qual è il tuo piatto italiano preferito. Fammi anche sapere se queste espressioni già le conoscevi. E poi ricorda che nella descrizione al video trovi il link per fare l'attività che ho pensato per te proprio sull'argomento del video di oggi. Allora io ti aspetto al prossimo video. Ciao!